Oggi parleremo di tutela e bail-in con Magda Bianco, caposervizio tutela dei clienti e antiriciclaggio della Banca d'Italia. La storia della Banca d'Italia è una storia che risale a 2 secoli fa, ormai si può dire, al 1893, quando nacque dalla fusione di 4 importanti banche, nacque la Banca d'Italia. Siamo a ridosso dello scandalo della Banca Romana. Poi nel 1926 abbiamo un'importante legge che concede alla banca l'esclusiva per l'emissione di moneta. Nel 1936, forse la legge più importante nella storia della Banca d'Italia, quella che la denomina vigilante su tutte le altre banche e ne fa il prestatore di ultima istanza. Nel 1981 avremo poi la separazione fra lo Stato e la Banca Centrale e nel 1998 la vedremo entrare nel sistema europeo delle banche centrali. Ma prima di parlare con Magda Bianco, caposervizio tutela dei clienti e antiriciclaggio della Banca d'Italia, vediamo un filmato su tutela e bail-in. Per tutelare i clienti, la Banca d'Italia richiede a banche e intermediari finanziari il rispetto di regole di trasparenza e correttezza. La tutela può essere garantita assicurando la stabilità delle banche e il valore della raccolta ottenuta dai clienti, verificando che gli intermediari non sfruttino le minori informazioni a disposizione dei clienti a loro vantaggio. Quali sono gli strumenti utilizzati dalle autorità e la legislazione per tutelare l'interesse dei clienti? Norme che assicurano la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nei rapporti tra banche e clienti. La clientela ha a disposizione diversi documenti, principali diritti del cliente, fogli informativi, copia del contratto completa per la stipula, documento di sintesi, guide pratiche. Controlli sulle banche effettuati dalla Banca d'Italia, volti a individuare comportamenti scorretti, a fronte dei quali vengono attivati strumenti di intervento che includono la possibilità di ordinare la restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite. Meccanismi di tutela diretta. I clienti hanno la possibilità di fare un reclamo alla banca, che è tenuta a rispondere in 30 giorni. Strumenti per accrescere la consapevolezza. La Banca d'Italia ha messo a disposizione dei clienti programmi di educazione finanziaria in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con altre autorità, e guide, in parole semplici, disponibili sul proprio sito internet. A Magda Bianco il compito di spiegarci la cosa più delicata, quella forse di maggiore interesse. Quali strumenti ha a disposizione il consumatore dei servizi bancari e finanziari per far valere i propri diritti ed eventualmente ottenere risarcimenti? Il cliente di servizi bancari e finanziari, quando ha un problema di relazione con la sua banca, ha essenzialmente 4 cartucce a sua disposizione. Innanzitutto può fare un reclamo alla banca, all'intermediario stesso, e l'intermediario è tenuto a rispondere in 30 giorni. Questo è un tema di cui noi ci occupiamo molto, siamo molto attenti che gli uffici reclami delle banche funzionino bene, diano risposte efficaci e adeguate ai clienti nei tempi previsti. In secondo luogo il cliente può fare un esposto alla Banca d'Italia. Abbiamo sul nostro sito un modulo con cui può segnalare in modo molto semplice la sua lamentela, la sua difficoltà. Noi non possiamo risolvere la singola relazione contrattuale, ma rispondiamo a tutti i clienti che ci mandano un esposto e sollecitiamo l'intermediario perché si occupi della questione e risponda prontamente al cliente. In terzo luogo, una volta che sia stato fatto il reclamo all'intermediario, si può fare un ricorso all'arbitro bancario e finanziario con 20 euro che vengono poi risarciti se si ottiene soddisfazione, se si vince. Si può ricorrere senza assistenza legale all'arbitro che è un organismo indipendente supportato dalla Banca d'Italia che decide sul singolo ricorso in tempi sufficientemente rapidi. L'arbitro negli ultimi anni ha dato una risposta che nel 70% circa dei casi è stata favorevole al cliente. Le banche che formalmente non sono tenute ad adempiere, però lo fanno in oltre il 98-99% dei casi e quindi danno soddisfazione al cliente. La quarta cartuccia resta il ricorso alla giustizia ordinaria, che è sempre possibile naturalmente, ma con tempi e costi naturalmente superiori.
Ma se capisco bene sono nell'ordine, cioè uno prova prima a fare il primo, se non funziona il primo il secondo, se non funziona il secondo il terzo. Sono non necessariamente nell'ordine, il primo è il primo passo che bisogna fare comunque, il reclamo all'intermediario. Successivamente si possono scegliere le diverse strade, un esposto a noi oppure direttamente il ricorso all'arbitro bancario. E che cosa fa la differenza? Come ci si può regolare per scegliere la numero 2, la numero 3 o la numero 4? La numero 1 bisogna sempre farla. Se non si è avuto soddisfazione dipende dall'intensità, dalla gravità del problema che si è incontrato. L'arbitro fornisce una risposta precisa e imputa all'intermediario di rispondere in qualche modo. L'esposto, come dicevo, consente a noi di intervenire presso l'intermediario sollecitando, ma noi non possiamo risolvere direttamente la controversia. Chiarissimo. E cosa può fare la Banca d'Italia e cosa non può fare per tutelare l'interesse di clienti e potenziali clienti di strumenti finanziari? E allora la Banca d'Italia può sostanzialmente verificare che gli intermediari rispondano, recepiscano la normativa di trasparenza e correttezza, gli obblighi di trasparenza e correttezza previsti dalla normativa. Come lo facciamo? Innanzitutto con le ispezioni presso gli intermediari, presso le banche, non solo nelle direzioni centrali ma anche sugli sportelli, che sono il punto di contatto dove verifichiamo l'effettiva correttezza dei comportamenti tra intermediari e clienti. Lo facciamo raccogliendo informazioni attraverso gli esposti che ci arrivano, attraverso i ricorsi all'arbitro, attraverso le segnalazioni delle associazioni dei consumatori. Tutte queste informazioni rappresentano un patrimonio per capire se ci sono criticità sui mercati rilevanti. Con queste informazioni dei due tipi verifichiamo se ci sono stati comportamenti irregolari, nel qual caso interveniamo perché siano corretti. Nei casi particolarmente gravi possiamo sanzionare, nei casi in cui ci sono stati addebiti impropri ai clienti possiamo imporre che vengano restituiti. Per esempio nel 2014 sono stati restituiti ai clienti circa 100 milioni, nel 2015 circa 65 milioni. La cosa che non possiamo fare è intervenire nella relazione contrattuale per interpretare il contratto, che è compito del giudice. Noi non interveniamo però soltanto ex post, diciamo a comportamento scorretto realizzato, stiamo sempre più cercando di intervenire ex ante per orientare i comportamenti degli intermediari verso linee di trasparenza e correttezza sostanziale. Perché adesso veniamo alla questione che più interessa i clienti delle banche. A quali strumenti bancari si applica il bail-in e a quali no? Spieghi prima brevissimamente cos'è il bail-in e poi a quali strumenti bancari si applica. Allora, il bail-in, tradotto letteralmente, significa salvataggio interno, che è la situazione in cui in una grave crisi di una banca si fa ricorso alla sofferenza di alcuni degli strumenti finanziari nelle mani dei risparmiatori. Qual è l'ordine con cui viene chiesta questa rinuncia, questa sofferenza che deve servire a portare la banca fuori dalla crisi? Innanzitutto va detto che i depositi bancari fino ai 100.000 euro sono assolutamente garantiti. A questi non viene chiesta una rinuncia. Poi l'ordine invece con cui viene chiesta la rinuncia dei risparmiatori è in base alla rischiosità degli strumenti finanziari, quindi i primi a soffrire, diciamo, sono gli azionisti, i proprietari della banca, a cui può essere chiesta una riduzione del valore delle azioni fino al completa annullamento, e poi successivamente ai vari creditori della banca, nel senso dei loro obbligazionisti, e quindi prima di tutto le obbligazioni subordinate e poi via via quelle ordinarie, a cui potrebbe essere chiesto o una conversione in azioni o, nei casi più seri, una parziale riduzione del valore. Successivamente ancora si possono aggredire i depositi, ma solo quelli nell'ammontare superiore ai 100.000 euro. Tutta la fascia sotto i 100.000 euro non può essere aggredita. E si possono fare vari conti diversi da 99.000 euro ognuno? La lezione del bail-in è che diversificare il rischio, avendo conti differenziati, interagendo con intermediari diversi, avendo strumenti finanziari diversi, è la risposta più efficace. Molto efficace anche le sue risposte, grazie. Grazie.